Nel bel mezzo del deserto australiano esiste una città dove tutto ruota attorno a un'unica parola di 3 lettere: oro. È nato tutto così, quasi da un giorno all'altro. Uno scintillio ha cambiato il destino di migliaia di persone. Oggi andiamo anche noi alla ricerca di quello scintillio, non per trovare l'oro, ma per scoprire cosa si nasconde in una città mineraria immensa come Kalgoorlie. Razzismo, prostituzione, gioco d'azzardo. Eh sì, succede proprio di tutto, quindi ci serve una bella colazione per iniziare. Pronti a trovare l'oro? Buongiorno da Kalgoorlie, una delle città minerarie più grandi del mondo. Noi stiamo lasciando questo parcheggio dove abbiamo dormito stanotte, di qua tutto il bush, tutta la verdura, dall'altro lato però la strada principale che devo dire di notte si spegne abbastanza, tranne qualche road train, quei camioncioni che passano ogni tanto e che fanno un casino. Buongiorno, ce la fai a guidare? Hai gli occhi mezzi chiusi ancora. Ho fatto un po' fatica oggi, Buongiorno. Stiamo rientrando in città perché abbiamo dormito leggermente fuori, ma è bellissimo perché sembra subito di fare un salto nel tempo con l'Emporio qua davanti. Stai facendo il giro del rondò. Questa è la via principale, vedete tutti i locali che sono proprio in stile antico, inizio del Novecento. È bello perché hanno mantenuto molto questa cosa qui in questa cittadina a Kalgoorlie. Ecco qua, questa è la via principale. Qui c'è anche questo bellissimo Grand Hotel che ha ancora l'insegna vecchissima, tutta scrostata che viene giù, e invece quella più moderna, gialla, qui dietro. Guarda di qua, anche là. Cosa c'è? Questo è bello perché guardi da un lato e dall'altro. Che roba, ragazzi, un tuffo nel tempo. Assurdo, assurdo che sia tutto qui perfettamente tenuto. Beh, stamattina è ancora tutto chiuso e quindi vedi c'è più quell'effetto ancora città fantasma quasi. Ah, ma questa è la statua di un minatore, guardalo qua che sta scavando. Primo stop di oggi, siamo venuti a riempire l'acqua. Ci sono queste zone dove si può riempire l'acqua, acqua potabile, come dice questo bel cartello, drinking water, e questo è un campo dove si può venire solo a dormire se si è self-contained, cioè se si hanno sia le acque grigie, il bidone per le acque grigie, quello per le acque nere, tutto quanto. Nonostante ci siano i bagni proprio là dietro, è solo per questo tipo di mezzi, dove si può stare per 72 ore. Siamo proprio nel centro di Kalgoorlie ed è un peccato perché purtroppo tutti gli altri mezzi, tipo la nostra Orietta, non sono i benvenuti in questo posto. Ci sono moltissime fonti di acqua potabile qui in Australia, però le assaggiamo sempre prima di riempirle perché a volte sanno un po' troppo di ferro o in questo caso un po' di cloro. Questa cosa del cloro è abbastanza normale. L'acqua potabile in generale, anche quella che esce dal rubinetto, ha questo un po' retrogusto di cloro. Ma è come quella che c'è a Verdello, eh? Dici? Sì, uguale. Siamo tornati nel centro di Kalgoorlie, siamo sulla strada principale che si chiama Hannan Street e prende il nome dal primo scopritore, lo scopritore della prima pepita d'oro, si chiama Hannan e questa è la sua strada. Siamo proprio di fronte a uno dei simboli della cittadina che è questo tribunale con questa torre e l'orologio. Sì, lo confermo anche dal vivo, questi edifici sembrano finti, sembrano stati costruiti apposta, in realtà sono stati costruiti in quella che è stata chiamata, quel periodo che è stato chiamato la febbre dell'oro, cioè la caccia forsennata alle riserve d'oro in questa zona, e alcuni di questi edifici riportano ancora le insegne originali, come questo che è un auctioneers, cioè dove venivano fatte le aste alla fine del 1800. Oggi invece è un gioielliere che compra e vende oro. Hai capito questa cosa? Si chiamano nuggets, le pepite d'oro, nuggets. Io lo associavo soltanto al pollo, pensa un po'. Sotto questi portici oggi, come in passato, si svolgono le attività principali del centro della città di Kalgoorlie. Da questo lato ce ne sono alcuni esempi. Qui ad esempio c'era un pub che però credo sia chiuso non si sa da quanto tempo. Qui è tutto decorato con questi murales che richiamano l'arte aborigena, caratterizzata appunto da questi puntini che vengono fatti su dei teli blu e che vanno a creare dei disegni geometrici, o anche non solo, come in questo caso, questi pesci. Guarda, e qui quel carattere antico, sì, proprio dall'800. Il Kalgoorlie Miner, cioè uno dei giornali più antichi che sono nati qui durante appunto l'epoca, il boom, la corsa all'oro, e che ancora oggi esistono. Questo è l'ufficio del Kalgoorlie Miner, guardate anche i cartelli, qui si vede
vedete molto questa scritta, attenzione, c'è il guardiano di notte, e ci dice che l'edificio è stato costruito nel 1900 e ci sono qui esposte le gigantografie di alcune pagine di giornale. Questa è dell'86 da un lato e anche dall'altro invece, che ci dice, guardate, nel 77 il prezzo dell'oro era 147,95 dollari. Per capire un po' meglio la storia del posto siamo venuti a questo museo che si chiama Museo dei Goldfields, cioè i campi d'oro. È così che viene chiamata tutta questa zona, ma non si può mai stare tranquilli perché anche nel giardinetto del museo ci sono i serpenti, quindi bisogna stare lontano dai giardinetti. Adesso noi andiamo dentro. Ammazza che ingresso che ha questo museo, c'è questa torre di ferro rossa e gialla, qui invece c'è la porta d'entrata, l'ingresso al museo è gratuito. La visita inizia dai sotterranei, in realtà è un cavò, tipo cavò di una banca con queste mega porte blindate. All'interno c'è un sacco d'oro, praticamente la metà dell'oro di tutte le collezioni del Western Australia sta proprio qua. All'ingresso subito si mette in chiaro con una pepitona di 35 kg, questa è la pepita, cioè la riproduzione della pepita più grande mai trovata in Western Australia. Si chiama l'Aquila d'Oro proprio perché ricorda un'aquila, infatti se la guardi bene riesci a vedere le due ali e la testa dell'aquila. È stata trovata da un ragazzino di 16 anni, pensate, gli ha svoltato completamente la vita a tutta la famiglia, cioè sono passati da mangiare il porridge al giorno dopo a avere più di 6.000 sterline perché l'hanno venduta allo Stato, che poi nel corso degli anni però l'ha fusa per realizzare altri oggetti e quindi non esiste più, ma c'è ancora una replica qui all'ingresso nel cavo del museo. La febbre dell'oro, questa corsa all'oro, ha interessato alcuni paesi, in particolare gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada e il Sudafrica, colonie inglesi. Questo perché? Perché l'Inghilterra utilizzava l'oro come moneta, ma l'oro è un metallo che fin dall'antichità è utilizzato come metallo prezioso per questo suo colore molto particolare. Pensate che gli Aztechi chiamavano l'oro gli escrementi degli dei, mentre per i faraoni, quindi antico Egitto, era considerato la carne degli dei. All'interno del museo si parla sia della storia mineraria, che ovviamente ha reso famosa questa città, e quindi tutto quello che è stato l'evolversi nel corso del tempo, quindi tutte le varie tecniche utilizzate, le misure di sicurezza e quant'altro, ma si fa anche riferimento a chi c'era prima di chi ha appunto trovato l'oro qui, perché non dimentichiamoci che l'Australia prima dell'arrivo degli inglesi era abitata da popolazioni aborigene e in particolare in questa zona vivevano gli Wangai. Infatti il nome Kalgoorlie in lingua locale significa proprio la zona delle pere setose, che sono un frutto che veniva consumato proprio in quest'area. Il rapporto che avevano gli aborigeni con la terra, con la natura, era completamente diverso da quello dei coloni, che erano venuti qui principalmente per sfruttare le risorse del paese, e ci sono stati vari contrasti nel corso della storia, anche perché i proprietari delle miniere hanno cercato di escludere man mano, gradualmente, sempre di più le popolazioni locali, quindi gli aborigeni, dal appunto potersi arricchire con le miniere, ma non solo, anche era vietato per gli asiatici, gli africani e anche quelli che non parlavano inglese fare dei profitti sulle miniere. Questa zona del museo sembra una riproduzione di una casa del Novecento o dell'Ottocento, infatti ci sono i bei corrimano in legno, là sotto abbiamo addirittura la moquette tipico stile inglese, e tutto scricchiolante, sembra quasi la casa della signorina Rottenmeier. Te la ricordi, Angela? Che colpa, perché passi da una sala più moderna con tutte le luci, Ah no, parte. questo è il dentista. Ma veramente? Questa è la sala del dentista del Novecento. Sembra più una sala delle torture. Devo dire che alcune cose sono rimaste uguali dal dentista, però no, guarda, c'è sempre la riproduzione là sopra della dentiera, queste cose. Questo invece è un bel soggiorno pomposo, addirittura con un pianoforte da quel lato, tutta l'argenteria qua. Sembra la nostra casa, Angie. Lo sapevo che arrivavi. Sembra la casa di Maria, Insomma. Sì, ci assomiglia proprio. Quando gli inglesi hanno trovato l'oro non ci hanno capito più niente. Nel museo si parla tantissimo di avidità, questa parola greed che è alla base di tantissimi episodi anche di razzismo che sono successi qui a Kalgoorlie. Ci sono stati degli episodi con altri immigrati alla ricerca di fortuna, come ad esempio gli italiani. Nel 1934 qui c'è stato un vero e proprio pogrom, cioè una sommossa popolare contro italiani, greci e slavi. Il tutto è partito da una questione molto banale, cioè il litigio tra un barile
barista italiano e un minatore ubriaco che non voleva pagare il conto. Il barista spinge questo minatore che cade e purtroppo muore. Da lì parte una sommossa popolare contro questi immigrati che secondo i minatori, secondo coloro che erano arrivati prima, toglievano loro il lavoro, quindi sono andati a prenderli dalle case, li hanno cacciati dalla cittadina, hanno dato fuoco a tutto ciò che possedevano. Quando la polizia è arrivata è riuscita a riportare l'ordine e gli italiani che si erano intanto nascosti nel deserto sono tornati in città. E questo è uno degli episodi di razzismo più violenti della storia australiana, di cui sicuramente gli australiani non vanno per niente fieri. C'è una riproduzione di una casa di minatori del 1930, buon gustai perché all'ingresso abbiamo del profumatissimo rosmarino da mettere sulle patate, mamma mia che goduria, e anche questo mi sembra il rosmarino. Vabbè, ma non siamo qui, no, questa è no, lavanda. questa è lavanda. Mazza che bomba di profumo la lavanda. Sì, Angela, dai, derubiamo, ne mettiamo un pochino, anche perché questa è sicuramente contro i ragni, fa benissimo. Vero, in teoria sì. Quindi adesso zitti, rubacchiamo. No, non è vero. Questo appunto è il porch, quindi tutto il patio della casa dei minatori, una piccola stanzetta molto minimal con due cosette tranquillissime. Questa è dei bambini, la stanza dei bambini, molto carina. Il letto in ferro battuto, il solito pavimento di legno, proprio all'ingresso qua c'era la casa dei bambini, la stanza dei bambini, e poi si entrava in casa. Permesso. Avanti. Ecco, qua abbiamo il caminetto con tutto questo soggiorno. È la stanza principale, questa anche con la culla. Qua abbiamo un bel king size. Vedi che da qua vedevano fuori e vedevano la stanza del bambino più piccolo, quindi erano collegate in realtà. Poi all'interno, ma sembrra essere in un film, ragazzi. Questo è un tipico film anche americano. La casa nella prateria. Ecco. Qui abbiamo il bagno come una olta. Anche questo somiglia a quello che abbiamo a casa noi, anzi. Ma lei ha visto che è solo la vasca da bagno col lavandino? Questo è stile inglese, vuol dire che il water è da un'altra parte sicuramente. Dove sarà? Non si fuori? sa. Magari fuori. Perché qua invece c'è... Senti come scricchiola. La cucina. La cucina. Ecco. Allora, il bel tavolo di legno della cucina, bellissimo. Guarda qua. anche il ferro da stiro di una volta. Questo ce l'ha anche Angela a casa sua. Sì, non ce l'abbiamo come fermaporte. Ma comunque stiamo parlando del 1930. Cioè, non è che stiamo parlando dell'800. Quindi torniamo indietro, sì, ma sono cose che anche da noi ci sono ancora tutt'oggi. Ecco, magari, ecco. Eccolo il bagno. Eccolo, è lì. Vedi che era fuori. Il bagno l'abbiamo trovato dentro questa casetta di latta. C'è un bel buco, detto anche il bus. Questo è in lingua locale, immagino. Dove si lascia tutto quanto. E vedi che c'è il secchiello sotto. Cioè non è tanto Quello diverso. è per i maiali poi. Non è tanto diverso da quello che facevamo sul biagino, il secchiello. La stessa cosa, ragazzi. Anche noi ci ispiriamo alla storia del Novecento e qui fuori è praticamente tutto il giardino. In retro si vede la canna del camino, ma guarda questa pianta dietro di te. Che forma ha? Guarda come scende. Ecco, questo ricurva, questa è stranissima. Questa a Verdello non c'è. No, questa no, questa è tipica australiana. Sì. E adesso vedete, siamo proprio dietro il museo. Adesso invece entriamo in banca. Questa è una versione della Westpac, una famosissima banca che esiste anche attualmente australiana. E questo è l'ingresso come una olta. Anche qua tantissimo legno. Si arrivava qui e si andava direttamente dal cassiere per fare tutte quante le questioni. Eccola lì, Angela. Ci dica $1 milione. Ora. Prego. No, sono 10 centesimi, Angela, ma tieni. Queste ci sono. I poliziotti del Novecento avevano già capito tutto per quanto riguarda il camperismo e il van lifeismo. Perché praticamente questa è una casa su rotaie, non su ruote, su rotaie è soltanto un Non è una casa però, è una stazione di polizia. Ah, ecco. Quindi la stazione di polizia, tu sali la scaletta, sotto si vede, guarda, tutti i binari del treno sotto. E sei dentro qua, semplice. Camperizziamo? Finestrelle avevano persino il camino, cioè incredibile. Faceva freddo. D'inverno qua in Australia, in Western Australia, fa un freddo apocalittico e poi d'estate invece fa un caldo apocalittico. Quindi qua sicuramente per l'inverno ci voleva il caminetto. Con questo ascensore si può salire sulla torre che abbiamo visto all'ingresso. Attenzione perché a breve avremo il panorama sulla città. No, troppo presto. Ci siamo quasi. Siamo quasi. Ci siamo.
Ah, abbiamo proprio di fronte la miniera e poi tutto il panorama sul paese. Da qui si vede Hannah Street, quindi la strada che abbiamo percorso prima per arrivare fino al museo, e subito dietro c'è la miniera, per capire quanto fossero vicine. Questa in realtà è una delle miniere della città. Dietro si intravede la Super Pit, che è quella più grande e più famosa, e da questo lato invece c'è il Monte Charlotte, un monte che è diventato famoso perché Hannah e altri 2 minatori hanno trovato proprio lì la loro prima pepita. In particolare loro stavano andando a cavallo in questa zona, si sono dovuti fermare per sistemare il ferro di un cavallo e scendendo hanno appunto visto questo luccichio, quindi questa prima pepita. Hanno sparso la voce, sono arrivati uomini, lavoratori da tutta l'Australia proprio alla ricerca dell'oro, quindi è iniziata così la fortuna di questa città. Usciti dal museo, ragazzi, mentre stiamo andando a prendere la macchina, ci siamo resi conto di una cosa. Oggi ho imparato qualcosa di molto nuovo e di molto particolare e di molto vietato ai minori. Allora, siamo di fronte a questo pub, diciamo australiano, inglese, vabbè, bellissimo da fuori l'edificio, bello. tutti i mattoni rossi, le colonne, cioè uno dei simboli proprio della città, anche perché è gigantesco, è un pub e un hotel sopra. Ecco, questo pub, diciamo, australiano, inglese, vabbè, ne abbiamo visti tanti nella nostra vita, sappiamo più o meno come sono dentro, ma qui c'è la particolarità vietata ai minori. E ho imparato anche una parola nuova, la parola skimpies, è scritta proprio lì fuori, praticamente chi sono queste skimpies? Poi è scritto anche in rosa con i cuoricini. Allora, sono diciamo delle cameriere particolari. Nel senso che qui al bancone ci sono queste ragazze che sono in bikini o anche senza bikini. Ecco, una cosa molto, diciamo, da minatori. Ecco, si è mantenuta questa tradizione anche oggi addirittura, perché appunto i minatori, quando erano stanchi, stufi, sporchi, venivano qui al pub, avevano voglia di una birra e di non pensare più a niente. Infatti guarda qua, adulti, solo adulti 18 più, quindi arrivavano qua con gli scarponi, si pulivano, e poi entravano a farsi le birrazze e a rifarsi gli occhi. Okay. Era un po' l'abbiamo detta, delicata questa frase che stavi dicendo. Sì, è una tradizione che è nata proprio in queste città sperdute, città minerarie oppure anche industriali molto piccole, e veniva fatto dai proprietari di questi locali per attirare la gente. Quindi scrivevano fuori proprio skimpies, che voleva dire ci sono queste ragazze succinte, svestite, e ovviamente attirava una grande clientela. Questo veniva in passato, ma mi sa che anche oggi funziona ancora. Rimaniamo in tema, anzi saliamo di un livello davanti a questo edificio che si chiama proprio Questa Casa, nome italiano, porte rosa, decorazioni invitanti, ma questo perché questo è un bordello. Madonna ragazzi, è un bordello attivo, ancora cioè, attivo, funziona ancora, è opera, cioè mi piace vederti queste situazioni che non sai come uscirne, non sai cosa dire, come spiegarlo. Cioè, allora, quindi qua funziona, è tutto legale e tutto succede dalle 7 di sera in poi. Poi diciamo che è anche un'attività turistica, quindi si viene qua, si possono fare dei tour eccetera eccetera. Da fuori sembra, guardate, sembra quasi un posto per bambini, vedi il bianco, il rosa, tanto carino, bei colori, e poi in realtà qua succedono altre cose, non fare gesti. Queste porte che vediamo rosa diverse in passato in realtà erano aperte e dietro c'erano delle ragazze succinte, un po' in vetrina, un po' una roba giapponese, no? Con le vetrine, con le ragazze succinte qui. E questo, pensate ragazzi, è l'unico bordello originale che è rimasto in tutta Kalgoorlie, che è stato costruito proprio in quegli anni, quindi gli anni della corsa all'oro. Che poi uno dice sarà lontano dal centro, no, siamo a una parallela della strada principale che corre proprio qua dietro. Ora ragazzi, dopo razzismo, prostituzione, che cosa abbiamo? Questo era solo razzismo e prostituzione. E allora adesso abbiamo un po' di gioco d'azzardo. Andiamo a vedere un po' che cosa succede. A 7 km da qui c'è un luogo misterioso dove si gioca d'azzardo. E oggi tra l'altro, tra pochissimo dovrebbero giocare alle 2. Che roba! Siamo quasi ragazzi al luogo del gioco d'azzardo, si chiama Two Up, è scritto su questo pezzettino di lamiera,
Siamo entrati in questa strada sterrata molto tipica e anche questo gioco d'azzardo è molto tipico, molto calgurlese. Qui c'è il cartello d'ingresso, si è cancellata la parola no, però era no alcol, no persone sotto i 18 anni. Siamo arrivati ragazzi, è questo edificio dentro le lamiere. Allora, si svolge solo una volta alla settimana adesso, ma in passato, nell'epoca della corsa all'oro, era un ritrovo abituale per i minatori. Ecco, qua c'è anche questo caravan che fa cibo caldo e freddo, che però sembra chiuso, molto vintage questa cosa. Ho la sensazione di essere in una situazione un po' non giusta, non so come dire. Sì, si vede che è una cosa che era illegale, non so se lo è ancora adesso perché scommettono soldi. Allora il gioco dovrebbe essere molto semplice, tipo scommettere sul testa o croce delle monetine. Questo c'è un po' di gente adesso. Praticamente mettono le monete su un pezzetto di legno, entrambe sono 2 monete, e poi la signora lancia, cioè la signora urla e poi si lancia, e in base a quello che è il risultato si vince o si perde. Adesso abbiamo appena assistito a uno scambio di denaro bello grosso, tra l'altro, cioè, $350 che? dire, contato, guardate, 3,50. Infatti sono lì che contano il denaro e c'è uno scambio. Stiamo andando adesso a vedere ragazzi il Super Pit, cioè la miniera più grande della zona, una delle più grandi del mondo. È possibile guardarla da un punto panoramico dall'alto. Qui adesso siamo proprio entrati, di qua si iniziano a vedere i primi scavi da questo lato e qua accanto invece questo muro di pietre altissimo. Mamma mia ragazzi, impressionante. Questa è la miniera, 3,5 km di larghezza, 1,5 km di lunghezza e profondità di 600 metri, e si continua a scavare. Da qui si vedono tutti i mezzi che si muovono, salgono e scendono all'interno della miniera. Qui praticamente si estrae tutta la roccia che poi viene lavorata in un sito che è a 20 km da qua. Quindi ragazzi, impressionante quello che abbiamo davanti. Visti da qua ragazzi, questi mezzi sembrano piccolini, sono le piccole macchinine che si muovono avanti e indietro. In realtà stiamo parlando di mezzi enormi, e infatti qua abbiamo una palla di un escavatore che è qualcosa di incredibile. Adesso c'è anche là dentro. È grande rispetto a me. Guarda che roba ragazzi, questa pala enorme, eccolo qua, costa $1 milione, cioè $1 milione, ed è qualcosa di pazzesco. Ci stanno fino a 70 tonnellate di pietre su questa pala. Cioè, guarda quanto è alta. Che paura che fa. Questa è una delle zone con la maggior concentrazione di oro di tutto il mondo e si è formata tra 2,7 e 2,9 miliardi di anni fa. Da sola questa miniera estrae 14 tonnellate di oro ogni anno, ma se ci immaginiamo i minatori con la piccozza che trovano le pepite un po' stile 7 nani, non è così che funziona, perché le pietre che vengono estratte qui poi devono passare un lungo processo prima di arrivare al prodotto finale, all'oro finale. E pensate che su 1 milione di tonnellate di pietre si estraggono soltanto 300 kg di oro. La cavalletta della miniera. Ammazza come si è ridotto questo mezzo. Qua c'è tutta una serie di mezzi che sono stati utilizzati tra il 1940 e il 1950 e oggi sono ridotti così, quindi smangiati dal tempo e da tutte le intemperie. Guarda qua che roba! L'estrazione delle pietre avviene tramite trivellazioni e anche esplosioni controllate che vengono programmate in base a quelle che sono le condizioni atmosferiche. In particolare il vento non deve essere diretto verso la città, altrimenti tutta la polvere andrebbe a finire proprio verso il paese. Ci siamo infilati in quello che è il primo cimitero della zona, il cimitero di Boulder, e è molto grande in realtà, ormai è praticamente sommerso dalla vegetazione, quindi si vede al momento ben poco, ma dalla mappa il cimitero dovrebbe essere un pochino più dentro, immerso in queste piante.
Per essere un cimitero che è stato aperto soltanto 5 anni, dal 1899 al 1904, è un cimitero molto grande, ci sono tante persone seppellite qui, anche tanti bambini. Questo perché le prime persone che sono venute qui in Australia vivevano in condizioni veramente difficili, con diciamo precarie, tanti bambini ma anche tantissimi minatori. All'inizio appunto i primi lavori nelle miniere erano difficoltosi, ci sono stati diversi incidenti e quindi questo è il motivo per cui tante persone all'inizio qui hanno perso la vita. Siamo in aeroporto, ragazzi. Siamo in aeroporto, ma non per partire, ma per fare la doccia, perché all'interno dell'aeroporto ci sono le docce. E questo aeroporto è utilizzato prettamente da minatori. E infatti qua ci sono tutte le macchine specializzate che vanno all'interno delle miniere e sono parcheggiate praticamente solo loro. Noi siamo qua il parcheggio è gratis per 24 ore, quindi possiamo stare qui. Adesso è il tempo di farci 2 docce. Adesso entro all'aeroporto, perché proprio nei bagni ci sono tipo una ventina di docce, c'è una roba grossa. Praticamente i minatori che vogliono andare via da qui, tutti sporchi, arrivano, si fanno la doccia, prendono l'aereo e se ne vanno. E sono quegli aerei piccolini, quindi qua arrivano tipo questi mini charter. E non solo, ci sono anche i voli diciamo di linea. E insomma sono curioso di vedere com'è all'interno, ma non sono sicuro di poter filmare all'interno dell'aeroporto. Vediamo. Non c'è nessuno, ragazzi. È strano questo aeroporto, sono da solo. Adesso mi sentirò tutti gli occhi addosso. Questo che vuole? E vado diretto in bagno. Questo è l'aeroporto totalmente desolato, non c'è nessuno, sono l'unica persona qui dentro, quindi veramente situazione assurda. Eccole le docce, in realtà sono soltanto 2, pensavo fossero molte di più. E adesso via, si fa la doccia. Dopo la doccia siamo tornati in macchina, adesso andiamo a cercare un posto per dormire. C'ho una fame, ragazzi. Stavamo pensando a tutto quello che abbiamo visto oggi, ragazzi, c'è veramente da pensare, perché da minatori, le miniere, l'oro, la prostituzione, i bordelli, le donne seminude, il gioco d'azzardo. Guarda cosa. No, una roba incredibile, veramente. E poi c'è da pensare, no? Da vedere quali sono effettivamente, no, gli effetti di quello che portiamo noi come mondo occidentale in un luogo e quello che noi chiamiamo progresso, che poi effettivamente è progresso. Non lo so. Ragazzi, allora, in questo video c'è praticamente tutto. Sì. E diciamo che una delle cose secondo me belle dell'Australia è che se vai un po' a fondo e ci rifletti bene non ti nasconde niente, cioè basta guardare veramente un attimo per vedere tutto quello che è successo nel bene e nel male, dato che la colonizzazione è avvenuta pochi anni fa, cioè una storia molto recente, quindi si vedono ancora oggi tutte le sue conseguenze, quello che si è portata dietro sia all'inizio che adesso. Comunque lo vediamo, ne abbiamo parlato già anche in altri video di questa questione, la questione degli aborigeni, a cui è stata tolta la loro terra, sono stati emarginati, gli hanno tolto tutto e oggi li vedi ancora che camminano per le strade, che hanno problemi di dipendenza, sono veramente esclusi dalla società e questa cosa a Kalgoorlie pesa ancora di più secondo me, perché vedi proprio la distanza tra questi due mondi che sembra non si possano proprio incontrare. A questo proposito, sinceramente, l'immagine che mi è rimasta più impressa oggi, oltre tutto quello di cui abbiamo parlato, è stata proprio quella degli aborigeni che vivono in questa società ma sono totalmente fuori da questa società, e questo si vede in tutte le cittadine piccole, ma si vede anche nelle città. Va Via bene, con ragazzi. l'amaro, è arrivato anche l'amaro. È arrivato l'amaro alla fine, ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Grazie per aver visto questo video, vi aspettiamo nei commenti per sapere anche voi cosa ne pensate di quello che stiamo vedendo qui in Australia e di questa città mineraria che sembra un po' uscita da un film. Va bene, ragazzi, Alla prossima. Abbraccione, ciao!